Dawno, dawno w krainie deszczowców zaginął sławny badacz latających żab, profesor Baltazar Gąbka. Z Krakowa na ratunek wyrusza ekspedycja kierowana przez nie mniej słynnego podróżnika, Pawelskiego Smoka, któremu w niebezpiecznej wyprawie towarzyszy książęcy kucharz Bartolini Bartłomiej, herbu zielona pietruszka, mamma mia. Ciao! Benvenuti in un nuovo video sul canale Ciceroni per caso. Io sono Gianluca. Io sono Kasia. Io sono Filippo. Filiberto. Ah. E oggi vi portiamo a spasso a Cracovia. Circus, Afro, circus, Afro, circus, Afro, polka dot, Afro. Perché Cracovia? Perché così tardi vi abbiamo fatto il video su Cracovia? Perché è importante a livello personale, culturale, religioso Cracovia? Guardate il video e lo scoprirete. Partiamo col dire che Cracovia è la seconda città più grande, più vecchia, più popolosa e più importante in Polonia. È la seconda capitale. È stata la seconda capitale della Polonia dopo Gniezno. Gniezno. Iniziamo il nostro tour nel centro storico di Cracovia partendo dal Barbacane, che è questo qui. Il Barbacane era un avamposto fortificato che era collegato alle cinte murarie della città vecchia. È uno dei pochi esemplari rimasto ancora in piedi e intatto in tutta la Polonia. Vicino al Barbacane possiamo trovare la porta di San Floriano, che è uno dei punti più importanti di tutta la città vecchia di Cracovia. Essa fu costruita intorno al XIV secolo e da qui inizia la strada principale del centro storico di Cracovia, la Via Reale. A differenza di tantissime città polacche, i palazzi qui a Cracovia, i palazzi storici, fortunatamente sono rimasti intatti, quindi potete vedere la maggior parte dei palazzi che sono originali, come erano fatti in passato. Questo è anche uno dei motivi per cui la città di Cracovia è entrata a far parte del patrimonio dell'UNESCO dal 1978. Perché Cracovia riesce ad avere ancora i palazzi vecchi? Beh, perché per il suo splendore Hitler ne fu ammaliato e aveva diversi programmi in mente per Cracovia. Per questo motivo, e non solo, la città di Cracovia riuscì a rimanere intatta dai bombardamenti fatti dai nazisti. Un altro motivo è che man mano che l'esercito russo avanzava contro i nazisti batterono poi in ritirata, e questo fu un altro motivo per cui Cracovia ancora oggi riesce ad avere i palazzi storici di una volta. La prima cosa che troviamo sulla piazza del mercato è la Basilica di Santa Maria Assunta. Questa chiesa ha diverse caratteristiche.
fu costruita nel XIII secolo e fu distrutta in seguito all'attacco dei tartari e poi ricostruita sulle vecchie fondamenta. Una cosa interessante è che durante questo attacco dai campanili della chiesa veniva dato l'allarme attraverso dei trombettieri. Uno di essi fu colpito mentre dava l'allarme e per questo motivo ogni giorno, ogni ora viene suonato l'inno della città di Cracovia, ma mentre si sta suonando il trombettiere interrompe bruscamente la suonata proprio per ricordare questo avvenimento. Io mi ho posto la cappuccia con Un'altra cosa interessante è che, come potete vedere, questa chiesa ha due torri, ma non sono uguali. Una è alta 69 metri e l'altra 81. Perché questa cosa? Perché quando fu dato il bando per la costruzione della chiesa, il progetto fu affidato a due fratelli, solo che uno prevalse sull'altro. Pertanto, dopo che finì di costruire la prima torre, il secondo si sentì preso di rabbia e fu talmente geloso della vittoria del fratello che lo pugnalò, lo uccise e poi si suicidò con lo stesso pugnale. Possibile trovarlo dentro al mercato delle stoffe che troviamo sempre sulla piazza principale della città vecchia. Terza ed ultima cosa, stavo per dimenticare, è che sul campanile più alto potete vedere una corona d'oro che pesa 350 kg e fu messa nel 1666. Ci troviamo sulla piazza principale a Cracovia, misura 200 metri per 200 metri, allora è un quadrato perfetto. Su questa piazza possiamo trovare diversi monumenti, ma pure diciamo che qui è un punto di incontro sia per i cittadini della città ma anche per i turisti, perché qui possiamo trovare diversi locali, ristoranti, pure ci stanno i negozietti per comprare souvenir e altre cose, allora diciamo che è un punto molto importante. Sulla piazza principale possiamo trovare anche il palazzo lungo che si chiama Suchenice, cioè il palazzo del tessuto. Questo palazzo è stato creato in XIII secolo in stile rinascimentale. Qui si concentrava la vita commerciale e, come possiamo vedere, anche nei nostri giorni dentro potete trovare diversi negozi con diverse cose da comprare. Questo posto veniva anche usato come mercato al coperto, quindi dove adesso vedete le bancarelle c'erano tanti negozietti per le attività, quindi non solo di sartorie ma anche di pellicce, carni e via dicendo. Filiberto, che ci fai qui?
Sei scappato da Danzica e l'hai perso la testa. Giochiamo fa caldo, fa freddo, fa caldo e fa freddo, fa caldo e fa freddo. Metti cappello, togli cappello, metti cappello, togli cappello. Dai la cera, togli la cera. Non dimenticare il respiro, è molto importante. Non si capisce più niente. Questa qui è la torre del municipio, del vecchio municipio che adesso non esiste più, perché nel 1860 fu demolito ma rimase intatta la torre. Una cosa interessante è che all'interno delle stanze del municipio c'erano anche delle stanze di tortura medievali. Adesso è rimasto solo questa torre e all'interno a volte fanno anche delle mostre. Ah, c'è da dire pure che il vecchio municipio è proprio sfogato, sfortunato. Incendi, la torre si era inclinata di 55 centimetri, distrutto, riparato. Non si capisce più niente. Non si capisce più niente. E quindi alla fine hanno deciso nel 1860 buttiamo giù tutto quanto tranne la torre, quindi è rimasta solo questa, sempre sulla piazza del mercato. Amore, Che vuoi? chi è questo là? Dietro. Oh, com'è? Adamino, non conosci Adamino Mickiewicz? Adaś? Adaś. Nie Adaś. Kto to jest? Witek. Nie Witek, Wieszcz. A wiesz, Litwo, ojczyzno moja. Ty jesteś jak zdrowie. Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię stracił. John è buono? È buono sto bagel? La domanda sorge spontanea. Ma se Cracovia è così bella e importante, perché non l'abbiamo registrata prima? Bella domanda. Se lo stanno chiedendo tutti in sala. Perché non ci ingozzava? No, scherzo. Perché noi Cracovia non è la prima volta che la visitiamo, anzi vi dirò di più, per noi questa è già la terza o la quarta, non ricordo, ma è stato proprio da Cracovia c'era nata l'idea di visitare le città e far vedere agli altri come fossero le città in Polonia. Piccola chicca, i video prima dall'idea li mettevamo come status di WhatsApp per vedere piaceva alle persone. Quando i nostri contatti dicevano "Oh che bello, non vediamo l'ora che esce un altro video", allora ting! Canale YouTube, proviamo a fare questo per gioco, per divertimento. Però non vi nascondo che ho imparato tantissimo sulla Polonia e mi piace davvero tanto. Poi cogliamo l'occasione non solo per le città polacche, ma per le città che riusciamo a visitare quando tempo e soldi ce lo permettono. Ci stiamo per addentrare nel castello di Cracovia. È stato costruito sulla collina di Wawel ed è stato uno dei castelli fondamentali per i regni della Polonia. Infatti proprio da qui i re governavano l'intero stato dal 1036 circa al 1596 mi sa. Dal XI secolo al XVI secolo, 500 anni di storia che si concentravano da qui, Cracovia in sostanza. E proprio questo castello iniziò a perdere poi importanza, possiamo metterla così, da quando Varsavia diventò capitale del regno polacco. Ancora oggi questo è uno dei più importanti centri, non solo turistici ma storici, perché possiamo trovare la cattedrale all'interno del castello che vi mostreremo tra poco, ma anche perché qui in questo castello sono sepolti sia i re polacchi del passato ma anche alcune personalità famose per la Polonia ed inoltre al tempo dei re
era proprio in questo castello che venivano fatte le incoronazioni, quindi un vero e proprio punto importante a livello storico per la Polonia. Come pensi, i varsoviani e cracoviani vanno d'accordo con sé? I varsaviani e i cracoviani, se vanno d'accordo, si prendevano a pugni nel vero senso della parola, specialmente da quando poi Varsavia ha tolto il ruolo di capitale a Cracovia, quindi non scorre buon sangue. È stato il re a spostare la capitale perché voleva avere più vicino, perché alla fine Varsavia è il centro della Polonia. Anche se il re vuole spostare come città capitale da Cracovia a Varsavia, perché Varsavia è più centrale, quindi era più facile poi gestire l'intera nazione, i cracoviani non la presero di buon occhio. Come si chiamava il re? Sigismondo. Come no? Sigismondo fece diventare Varsavia capitale. Sigmund. No? Casimir. Casimir? Vabbè, controlleremo e vi faremo sapere. Sulla rampa d'accesso principale al castello si possono vedere tanti mattoni a mo' di targa con i nomi delle persone che dal 1921 al 1936 aiutarono il comune di Cracovia nelle rinnovazioni per il castello cittadino. Questa qui è la cattedrale di cui vi parlavo prima all'interno del castello. Come potete vedere non ha un unico stile di architettura perché nel corso del tempo sono state fatte alcune aggiunte. Due dettagli particolari sono che quella che dove vedete la cupola d'oro si chiama la Cappella di Sigismondo e fu fatta da un italiano su commissione ed è lì che sono sepolti alcuni re e regine polacchi. Ma un altro dettaglio interessante è che proprio in questa cattedrale c'è la campana di Sigismondo ed è la campana più grande in Polonia mai costruita e ancora oggi viene suonata nelle occasioni religiosamente importanti come può essere Natale, Pasqua o via dicendo. Il castello di Wawel non solo fu costruito sopra una collina per ragioni militari, anche ovviamente per la bella vista della Vistola, ma fu costruito anche in stile gotico con mattoncini rossi, perché erano caratteristici della Polonia, poiché non costavano molto. Infatti la maggior parte sia di case, ma anche di strutture come castelli e via dicendo, erano fatti con mattoncini rossi. Una cosa interessante è che dopo il matrimonio tra Sigismondo e Caterina Bonasforza, Cracovia diventò una meta per molti artisti italiani. Difatti nel castello ci sono diversi quadri di appunto artisti famosi per l'epoca, provenivano appunto dall'Italia. Hai visto che anche qui sta la Vistola? Tam. Lo sapevate che a Cracovia c'è un drago che sputa fuoco? Sta qui. E perché sta qui? Con questo sorge una leggenda che in questo territorio, nelle vicinanze di Wawel, c'era un drago nei tempi dei re. E questo drago chiappava le pecore, le mucche, altre cose, allora alla fine disturbava tanto gli abitanti della città. E il re ha detto che chi riesce a uccidere il drago, vabbè, la solita storia, prenderà la principessa di qua di là, un metà di castello, queste cose qui.
È uscito un ciabattino, questo che faceva le scarpe, aveva una idea come distruggere il drago. Ha creato una pecora finta, ha riempito di zolfo, vero, il zolfo era vero, ha lasciato questa pecora come una trappola, è venuto un drago, ha acchiappato, ha mangiato. È venuto il drago. No, un drago, questo proprio, questo là drago. È venuto il drago, ha acchiappato perché voleva mangiare, ha mangiato e poi aveva sete, come diciamo ogni persona normale dopo mangiato, ce l'ha sete, perché il zolfo un po' tornava. Allora è andato vicino alla pistola che sta là e poi voleva bere, ha bevuto, così bevuto che è scoppiato perché ha bevuto troppo, non riusciva a togliere sto retrogusto di zolfo. È finito, poi scoppiato e di qua e di là e prego, sputa proprio. Perché il zolfo sta reagendo ancora. Ha bisogno di un Digercel. Ecco, e devi portare la vodka. Dai, cogni. Adesso ci troviamo all'interno del quartiere ebraico Kazimierz. Qui in passato c'era una piccola città ebraica, poi con l'espansione di Cracovia fu accorpata alla città stessa. Un dettaglio importante del XX secolo è che qui furono girate alcune scene di uno dei film più importanti registrati a Cracovia, ovvero Schindler's List di Polanski, dove si raccontava di questo imprenditore Schindler che quando capì le atrocità che stavano facendo i nazisti agli ebrei faceva in modo di assumerli per la sua fabbrica e poi li faceva scappare via con la scusa che dovevano andare in un'altra nazione per comprare del materiale che serviva alla sua fabbrica. Adesso ci troviamo davanti alla vecchia sinagoga. Questa è la sinagoga più vecchia non solo di Cracovia ma dell'intera Polonia, oltre ad essere quella più a oriente in Europa. La vecchia sinagoga funzionava fino al 1939, ma per via di quello che successe durante la seconda guerra mondiale smise di funzionare. Nel 1557 subì un grande incendio, pertanto fu assegnato il compito di ricostruirla a un italiano di nome Matteo Pucci. Adesso al suo interno c'è una mostra storica che racconta della vita quotidiana degli ebrei a Cracovia. Una cosa che per me ha suscitato molto interesse è che all'interno di alcuni pezzi della mostra è possibile trovare il tetragramma, cioè il nome di Dio in ebraico. Dall'altra parte della Vistola c'è una piazza che si chiama Piazza degli Eroi del Ghetto. Perché questa piazza è importante? Perché da lì venivano presi e deportati gli ebrei. Venivano accalcati tutti su quella piazza e poi con i treni venivano deportati ai campi di concentramento. Ora è possibile vedere su questa piazza 70 sedie vuote proprio in memoria delle persone che venivano deportate. A proposito dei campi di concentramento, da Cracovia è possibile organizzare dei tour per il campo di Auschwitz-Birkenau. È un'esperienza forte,
però chi ha voglia, chi se la sente di vedere con i propri occhi cosa significava essere deportato in questi campi, è un'esperienza da fare, è molto toccante, che ti prova, fa venire la pelle d'oca. Mentre un'altra cosa che propongo a tutti di fare questa volta è l'esperienza nelle miniere di sale di Wieliczka. Sempre da Cracovia è possibile organizzare dei tour guidati anche in italiano in queste miniere dove prima si raccoglieva il sale, che fino a una cinquantina d'anni fa, se non ricordo male, venivano usati per estrarre il sale. Ma cosa hanno di particolare queste miniere? Al loro interno ci sono sculture, stanze fatte esclusivamente con il sale. Ci sono anche alcune attività che si possono fare per grandi e piccini ed è sicuramente un modo per vedere qualcosa di caratteristico e di diverso nelle vicinanze di Cracovia. Un'altra chicca di Cracovia è che qui fu creata l'Università di Jagiellonia, una delle più vecchie in tutta Europa. Fu creata a metà del XIV secolo e che ancora oggi funziona. Andiamo a trovare qualcosa da mangiare, tra cui il cibo caratteristico che si chiama bajgle, che sarebbe come un pretzel gigante. Cioè non è salato come il pretzel, però è come un pane a mo' di pretzel. Non siamo riusciti a trovare il cibo tipico perché noi ci decidiamo sempre tardi o per le calamite o per il cibo tipico. Pertanto Cash si consola così. Per questo video è tutto, speriamo che vi sia piaciuta questa passeggiata per le strade di Cracovia. Condividete il video con amici, cugini e comparanipoti. Alla prossima passeggiata. Ciao!